Vediamo se montato il prodotto di molle baule funzionano anche. Sembra proprio di sì. Avevate ancora dubbi su quello che vi propongo? Io spero di no, perché è tutto semplicemente dimostrato in totale trasparenza e professionalità. Buongiorno a tutti, sono Thomas di Molle Baule. Qui con me oggi ho un Alfa Romeo Mito. Ovviamente dovete avere l'auto per la quale produciamo già il prodotto. Prima di acquistare il prodotto eseguiamo questo test. Apriamo la serratura, prendiamo così il baule e diamo 10-15 cm, non di più, di slancio, come andare a simulare la spinta del nostro prodotto. Ok? Come vedete in questo caso, sfortunato, i pistoni non sono fluidi. Ok? Se andiamo a montare qui il nostro prodotto, sicuramente poi lamentate l'apertura a metà, che non è un difetto del prodotto, ma è un problema dei pistoni. Questi pistoni purtroppo non ce la fanno più e vanno sostituiti con pistoni originali o con dei pistoni da noi trovati identici agli originali e funzionanti. Andiamo a vedere adesso l'installazione sia per chi ha i pistoni originali ancora funzionanti, sia per chi ha bisogno. Abbiamo trovato questi pistoni Quinton Hassel, economici ma perfettamente identici agli originali. Eccoli qua, le dimensioni sono esattamente identiche, la forza è la stessa, quindi adesso cosa dobbiamo fare? Sperare che questi Quinton Hassel nel test possano darci un test positivo. Lo teniamo appena aperto e diamo il classico slancio. Andiamo adesso a montare il nostro prodotto di molle baule per l'Alfa Mito e vediamo appunto se funzionerà come con i pistoni originali, ma io personalmente già non ho nessun dubbio perché conosco bene i prodotti che Molle Baule produce e ovviamente questi pistoni hanno dimostrato di essere appunto belli fluidi e alzano il baule, quindi sicuramente funzionerà tutto. Come sempre la nostra amica scopa o un bastone se avete per tenere il baule alzato in modo che quando andiamo a togliere i pistoncini non caschi giù il baule. Ora vi faccio vedere i soliti due metodi per installare il nostro prodotto e fate attenzione a quello che vi dico e quello che faccio adesso. Le istruzioni sono ben chiare e sono riassunte anche nella pagina eBay dalla quale potete acquistare i prodotti di Molle Baule. Dovete fare molta attenzione perché se danneggiate lo stelo del pistone, li buttate poi via. Se avete a casa una morsa tipo questa o anche una morsa attaccata al banco, munitevi di un pezzo di gomma per non strisciare lo stelo, una pinza per svitare la testina del pistone. Se non avete invece la morsa, usate due pinze, però avete bisogno anche di un rotolo di nastro isolante, nero o di qualsiasi colore. Anzitutto, cacciavite a taglio, andiamo a rimuovere i pistoncini. Guardate bene e ascoltatemi. Non serve rimuovere la graffetta, basta inserire il cacciavite, mettete una mano davanti altrimenti rischiate di perderla. Appena allentarla e il pistone si sgancia. Riposizionatela così da non perderla. La stessa cosa la facciamo sotto e il pistone si toglie. Se avete quindi una morsa tipo questa o quelle più grandi, prendete della gomma spessa. Questa ve la consiglio, oppure usate della stoffa ma tanti strati, altrimenti andate a strisciare lo stelo. Blocchiamo il pistone qui e poi con la pinza andiamo a svitare la testina. Se non avete questa morsa, prendete il nastro isolante, più o meno in questa zona, e fate tanti giri. Belli tesi così, tanti giri. Ok? E adesso con una pinza andiamo a prendere qui, sopra al nastro, in modo da non danneggiarlo, e con l'altra andiamo a svitare la testina. Abbiamo tolto la testina e adesso procediamo con il montaggio del nostro prodotto specifico per Alfa Mito, Molle Baule. Ogni auto ha un montaggio specifico, quindi le istruzioni sono sia riassuntive nel cartaceo che ricevete appunto insieme al prodotto, ma soprattutto nella descrizione di eBay con tanto di foto e tutte le istruzioni scritte. Per Alfa Mito cosa riceverete? I nostri prodotti Molle Baule e due rondelline e adesso vi faccio vedere come montarle.
il gommino dalla parte del perno, inserite la molla, poi spingete piano piano e girate, come se doveste avvitare il gommino. Vedete, piano piano esce la filettatura, spingete un pochino, se non ci riuscite utilizzate un po' di olio qui sulla punta, ma come vedete il risultato deve essere questo. Ok? Mettiamo la rondellina fornita e andiamo a riavvitare il perno. Poi andiamo a stringere appena appena fino a fine corsa. Rimuoviamo il nastro nero. Dopo aver tolto il nastro adesivo, pulite bene con un panno lo stelo, perché se eventualmente rimane un po' di colla andate a toglierla. Questa parte del gommino, compreso tra la spira e la rondella, può essere che si taglia, anzi si taglierà sicuramente perché viene compressa tra due metalli. Se si forma una bava, toglietela, ma non spostare mai la molla lungo lo stelo, altrimenti togliete dalla posizione il gommino. Se lo fate, c'è il video anche che parla di come riposizionare il gommino. D'accordo? Grazie. Operazione fatta. Quanto ci ho messo? Un minuto? Bene, rimontiamo il pistone. Ok, assicuratevi che sia ben agganciato. E adesso la stessa cosa la facciamo dall'altra parte. Per semplicità velocizzo il video. Bene, montato il prodotto, adesso cosa dobbiamo fare? Fate molta attenzione a questo dettaglio. Procedura della prima chiusura. Ammorbidire le molle. Andiamo ad abbassare piano il baule. Quando le molle vanno in appoggio del pistone, saranno inizialmente molto rigide e dure. Dovete ammorbidirle piano piano in questo sistema, piano piano piano, e sentirete dopo qualche manovra che diventeranno più morbide. Nei giorni successivi saranno ancora più morbide, questo perché è stato fatto appositamente mantenerle un po' più rigide inizialmente perché poi si snervino. In termine tecnico si dice snervatura. Poi la molla manterrà la stessa spinta per tutta la vita. Abbasso ancora piano piano, già comincio a sentire che il baule è molto morbido e vado in chiusura. Adesso voglio vedere se vi ho aiutato anche questa volta trovando dei pistoni identici agli originali ma economici per chi ha bisogno di sostituirli nell'Alfa Mito. Vediamo se montato il prodotto di molle baule funzionano anche. Sembra proprio di sì. Come si effettua la chiusura del baule dopo aver montato il prodotto di molle baule? Chiaramente non si lancia più il baule giù, si abbassa dalla maniglia interna e quando la molla va in compressione, piano piano si abbassa, ovviamente contrastando la spinta delle molle. Nei prossimi giorni, come già detto, ma lo ripeto, saranno molto più morbide e quindi sarà molto più facile di quello che io vi sto facendo vedere ora. Quindi, nei primi giorni sarà un po' più difficoltoso, poi sarà veramente facile. Ok? Questa è la chiusura. Vediamo se funziona. Perfetto. Se invece volete aprire le baule dal tasto, basta che lo lasciate andare, togliete ovviamente la mano, basta che lo lasciate andare. Ok? Grazie a tutti, vi ricordo di leggere tutta la descrizione di eBay. Se avete domande inerenti all'Alfamito, scrivete all'assistenza. Gentilmente seguite i nostri social, TikTok, Instagram, Facebook, perché ovviamente fate prima seguire i nostri social piuttosto che chiedere se ci sono per la vostra auto in 1000 commenti, che fanno piacere, però serve tanto tempo per rispondere e le risposte normalmente le trovate già pubblicate. Grazie a tutti, buona giornata.